La nostra troupe, come anticipato, è scesa dal piazzale Michelangelo per raggiungere sul Lungarno Cellini Roberto e Rodolfo Guarnieri. Sono due artisti che più volte abbiamo presentato ai nostri telespettatori, non solo in occasione delle loro mostre, ma anche venendoli a trovare in questo antico laboratorio che era del padre. Loro hanno ereditato, Roberto è laureato in architettura, Rodolfo è maestro d'arte a Porta Romana, e quindi sono cresciuti con un DNA che affonda le radici, come prima abbiamo detto, al pari dell'arte orafa nella notte dei tempi della nostra città. Oggi per la prima volta, venendo nello studio, sempre grazie a questa bellissima giornata di fine estate, possiamo proporvi anche uno degli angoli più suggestivi dello studio e più suggestivi di Firenze, perché come potete vedere siamo veramente a 2 passi da Ponte Vecchio, siamo di fronte alla Basilica di Santa Croce. Insomma, noi oggi credo molte persone fra quelli che ci stanno vedendo vi stanno invidiando. Sì, noi siamo molto... Solo per la posizione, ma anche per i quadri che realizzate, poi spiegheremo come, e che la regia fin da ora sta proponendo ai telespettatori. Grazie Fabrizio, come sempre la tua attenzione a cosa succede a Firenze è molto seria e molto circostanziata. In questo caso noi siamo ben lieti di accogliere la vostra troupe per mostrare questo spazio, che è uno spazio un po' privato che noi non abbiamo mai condiviso con Firenze. Però qui sono circa 40 anni che la famiglia lavora, prima c'era mio Nel papà. 2018 ci sarà festeggerete questa ricorrenza? L'anno prossimo festeggeremo i 40 anni sul Lungarno in una maniera adeguata. E questo spazio è aperto, siamo sopra lo studio e qui incontriamo le persone anche che vengono a bottega, che vogliono sapere un pochino più di noi, che possono in questo luogo condividere un po' di tempo guardando il Lungarno e respirando il puzzo di bottega, ecco, quello nel quale io sono cresciuto. I nostri telespettatori, quelli perlomeno che ci seguono da anni in maniera continuativa, sanno benissimo com'è il vostro lavoro, come si svolge, perché ne abbiamo parlato spesso venendo qua allo studio, ma anche recentemente in occasione di una vostra mostra in Via dello Studio a Firenze, nella sede di Amaranto. Però ricordiamolo magari per le new entry, per i telespettatori che non hanno avuto altre opportunità. Voi siete una coppia rarissima nel mondo dell'arte perché realizzate le opere a 4 mani. Beh, noi all'oggi realizziamo le opere a 4 mani, a 6, a 8, a 10, a 12, a volte anche a 20 mani, perché è, penso, una cosa molto intelligente dare la conoscenza al prossimo. Allora, noi abbiamo acquisito nel corso degli anni una capacità di gestire la materia e una tranquillità e una sicurezza nel lavoro, frutto del tempo. Il tempo insegna tanto ti fa crescere, ti fa maturare a livello di frutta, diventare al punto giusto. Ecco, noi adesso abbiamo la fortuna di essere al punto giusto e quando facciamo un progetto di un'opera decidiamo cosa fare. Una volta valutato cosa fare, come prima accennava all'idea di proporre il plein air, andare fuori, dipingere all'aperto e all'aperto in una location bella dove hai degli stimoli interessanti, dove incontri delle belle persone, andare a fare un qualcosa che può anche non essere un paesaggio, ma è sempre in plein air, e poi in plein air dipingi quello che vuoi, con la tecnica tua, condividendo con altre persone che forse hanno meno esperienza di te, ma nello stesso tempo danno tanto entusiasmo, e alla fine riesci a concretizzare e mettere arte, tempo, con passione, con della materia, a fare delle cose belle. Rodolfo, qui abbiamo Romano che è perché il nostro... come tutte le botteghe di stampo rinascimentale ci sono maestri, ci sono i collaboratori, ci sono... Qui abbiamo Romano Bacci, che è un mio compagno da sempre dall'Istituto d'Arte. Lui è una mano felice, uno che ha il dono di dipingere benissimo accademicamente, lavora da anni con noi e anche lui ha iniziato e condivide con noi la passione di cogliere l'attimo e gestire la materia, e sta lavorando a fresco con noi da qualche anno. Ma senti lui che cosa... Ecco, allora sentiamo subito. Sì, allora la mia esperienza con i fratelli Guarnieri è maturata nel corso degli anni nella propria
diciamo, capacità di dare soprattutto un aiuto a quello che loro già facevano. L'aiuto mio è stato diciamo quello di portare quello che era una mia esperienza precedente, come loro mettevano le loro esperienze precedenti, io ho messo la mia. Sommare le esperienze è sempre positivo perché ognuno ha maturato nel corso degli anni le proprie capacità e riuscire a lavorare assieme è questo, riuscire a mettere insieme ognuno il meglio che può dare, quello che di meglio ha da offrire al gruppo e questo è impagabile. Veramente. Roberto, l'invidiabile posizione del vostro studio ha stuzzicato l'interesse di tanti imprenditori che qui vedrebbero bene un ristorante. Tu hai detto ci hanno fatto offerte anche che avremmo economicamente potuto accettare, ma noi vogliamo resistere perché qui c'è l'anima artistica su questo Lungarno, nel vicino rione di San Niccolò di Firenze, e noi vogliamo stare qua. Firenze nei secoli è diventata famosa nel mondo e cercata dalle persone migliori del mondo per gli appetiti che sapeva togliere, ma non appetiti della pancia, appetiti degli occhi, dei sensi. L'arte fiorentina non è una cosa che è nata adesso, è nata diverse centinaia di anni fa, io non voglio entrare in merito, però qui è possibile fare arte, le persone vengono perché gli piace l'arte, perché sono interessate al fare italiano, al fare fiorentino. La nostra bottega è una bottega dove ci sono 3 chef che cucinano opere d'arte per tutti i palati. Allora, noi invitiamo a pranzo i nostri telespettatori, venite nel Lungarno Cellini a Firenze, siamo fra Piazza Ferrucci e la Porta di San Niccolò, Piazza Poggi, e qui troverete a accogliervi 3 maestri, troverete tante opere a vedere, tanti libri da consultare, da leggere, libri della storia dell'arte, cataloghi delle comodissime poltrone. Nel frattempo, mentre vi intratterrete qua, vedrete lavorare anche i maestri che si rifanno al Rinascimento, alle antiche lavorazioni, all'Intarsio. Una delle nostre scelte più forti è quella di cercare di mettere il nostro, ma non esaltare più di tanto. Cioè, se io riesco a fare una cosa senza inventare niente, ma recuperando tanto del passato, sono già molto contento.